Sono Sanjeev e sono il fondatore di Malini. Con questo video voglio raccontarvi la storia del nostro brand. Sono per metà indiano, metà italiano. Da parte di mia madre è la parte indiana, da parte di mio padre è la parte italiana. Sono nato e cresciuto qui in Italia. Fin da piccolo sono sempre andato in India, i miei mi hanno portato in India perché comunque avevamo dei parenti lì, e per cui ho assorbito sempre la cultura di due mondi, sia quella italiana che quella indiana, e questo mi ha permesso anche di avere una apertura mentale e conoscenza un po' di due mondi completamente diversi fin da piccolo, per cui mi ha avvantaggiato anche magari nel business con una prospettiva un po' internazionale e non solo nazionale. Però diciamo che anche la cultura italiana mi ha aiutato tantissimo nell'espandermi nel mondo, perché comunque l'italiano è molto apprezzato. Il mio percorso formativo è molto basico, in pratica ho fatto scuole italiane, ho fatto il liceo scientifico, solo un anno di università alla Cattolica di Milano, economia aziendale. Poi, non trovandomi molto bene, ho deciso di fare un'esperienza all'estero e mi sono trasferito per 3 anni in Australia, dove ho studiato e lavorato, e ho studiato risorse umane e ho fatto svariati lavoretti, dal barman al receptionist di hotel e al venditore a porta per un'azienda telefonica. È stata un'esperienza incredibile e consiglio a tutti, e poi ho deciso di ritornare in Italia e da lì ho deciso di fermarmi e di entrare anche in azienda di mio padre. L'idea del brand è nata quando sono tornato dall'Australia, sono entrato nell'azienda di mio padre e sinceramente non mi trovavo benissimo con l'ambiente lavorativo, così stavo cercando qualcosa che mi appassionasse. Un giorno per caso mia madre mi chiede se voglio accompagnarla ad un appuntamento con una casa di moda, e premetto che mia madre è sempre stata una creativa un po' eclettica, per cui molte sfaccettature di creatività, le piace cucinare, il design, l'arredamento, per cui ha voluto coinvolgermi in questa sua idea di portare una sciarpa a questa casa di moda molto grossa. E io ho detto vabbè, perché no, proviamoci, intanto non ho niente da perdere, e in più non è che ero partito molto positivo, anzi pensavo che dopo 5 minuti ci avevo sbattuto fuori e finita lì. Siamo andati a questo appuntamento ed è stato molto bello come primo impatto di esperienza, perché appunto ci hanno accolto proprio in maniera molto cordiale, ci hanno chiesto della nostra famiglia e tutto, e mi aveva sorpreso subito all'inizio, era proprio un modello di business che non mi aspettavo. Poi ci hanno chiesto ok, fateci vedere cosa avete. Mia madre ha tirato fuori questa sciarpa e io ho detto vabbè sì, allora appena la vedono basta, sarà finito l'appuntamento. Invece il designer ha guardato e ha detto guarda, è stupenda, vogliamo metterla in produzione. Io sono rimasto veramente stupefatto, cioè non me l'aspettavo proprio, e mia madre mi ricordo ancora che diceva sì, parli pure con mio figlio per questi dettagli. E mi aveva preso un po' di sorpresa, allora da lì è iniziato un po' il tutto e io naturalmente ho detto sì, possiamo farlo. E mi ricordo ancora bene che appena usciti dall'appuntamento io non avevo né partita IVA né azienda, niente. Ho chiamato subito il commercialista dicendogli guarda, devo aprire un'azienda, devo fare un'importazione per questa casa di moda, e da lì è partita l'avventura. Abbiamo aperto partita IVA, sono andato subito a casa anche a cercare di capire dove aveva preso questa sciarpa mia madre, perché era una sciarpa bellissima in chiffon con lavorazione artigianale, però vai a ritrovare l'artigiano che aveva rifatto questa cosa qui, per cui anche lì è stata un'avventura, e capire tutte le modalità di import-export è stato veramente bello. Abbiamo contattato altre case di moda, abbiamo fatto vedere altre sciarpe e abbiamo deciso che il settore della moda era il mio settore.